L'artista ha una domanda importante. Vado? Quelle tre parole con cui provo a definire il mio lavoro, molto sinteticamente, le parole che ho scelto sono rigoroso, poetico e spietato. Dunque, rigoroso perché il mio lavoro segue una disciplina di fiducia verso i simboli che io scelgo di utilizzare, verso la loro potenza, il loro mistero, anche quando questi simboli non sono facilmente o immediatamente leggibili o anche se non sono leggibili ai più. Io cerco comunque di fidarmi della potenza di questi simboli. Poetico perché credo che la poesia sia l'unico vero linguaggio universale, perché riguarda quello che Borges in una sua poesia chiamava, una delle sue due poesie inglesi, chiamava, questa magari ve la leggo, quella essenza salvata non so come, quel centro del cuore che non tratta parole, non traffica coi sogni e non è mai toccato dal tempo, dalla gioia o dalle avversità. Ecco, diciamo che credo che la poesia sia universalmente quello che possa arrivare a questo centro, no, che si preserva miracolosamente, questo nucleo. Spietato perché per me è più importante la domanda della risposta e le domande che io preferisco, che io scelgo spontaneamente, sono quelle domande che vogliono scavare dentro ciò che di noi e degli altri noi tendiamo a non voler vedere, a non voler sapere, e sono esattamente, credo, le cose alle quali ci siamo lasciati addomesticare nostro malgrado. Allora, cosa significa, cosa vuol dire io dico io? Innanzitutto significa una cosa che credo che nel tempo cambi, quindi non significa sempre la stessa cosa, credo, almeno questo posso dire per esperienza personale. Poi credo che significhi, cioè mi fa pensare a quello che Carla Lonzi diceva in Sputiamo su Hegel, quando diceva vogliamo essere all'altezza di un universo senza risposte. Io mi sono fatta solo un autoritratto nella vita e ho utilizzato proprio questa frase, essere all'altezza di un universo senza risposte, è una cosa molto ambiziosa perché significa, diciamo, godere del mistero di se stessi. Un mistero che si rivela e che si trasforma continuamente attraverso l'incontro con l'altro, con gli altri, attraverso le risonanze, le idiosincrasie. E questo credo che sia l'io che si dice, cioè è un io che non è ancora mai detto del tutto, che si dice, che si disdice, che si ridice, in un negoziato con l'altro che ha come massima ambizione quella non di vincere o di perdere, ma di andare alla pari, che è la cosa più difficile. I say I. Io dico io,